Politecnico ha organizzato a novembre del 2018 un seminario internazionale che ha dibattuto in termini scientifici un problema che oggi è molto a conoscenza anche del grande pubblico, che è quello del mutamento climatico globale e in generale della trasformazione dell'ambiente che le nostre attività stanno producendo. In apparenza che ci sia una situazione di emergenza è noto ormai praticamente a tutti. Purtroppo però ci sono incongruenze che fanno sì che l'umanità, pur se tecnicamente oggi in grado di capire le conseguenze dei suoi atti, non sembra essere altrettanto disponibile a modificare comportamenti, organizzazione delle attività e quant'altro nella direzione che è l'unica compatibile con i vincoli ambientali. Purtroppo le leggi di natura non sono decise dai parlamenti, o forse per fortuna. Le leggi di natura non sono sensibili agli alti e agli bassi delle borse. Le leggi di natura, sfortunatamente, oltre a non essere discutibili, non sono travalicabili. La conservazione della materia e dell'energia è qualcosa che noi conosciamo fin dal XVIII secolo, se non prima, e ciò nonostante noi abbiamo un sistema economico il quale pretende di continuare a crescere indefinitamente manipolando ciò che ha intorno e consumando energia. Qui al campus Luigi Einaudi abbiamo organizzato una parte dell'inaugurazione il lunedì pomeriggio e poi la giornata del mercoledì, trattando soprattutto di temi legati alle discipline umanistiche che caratterizzano i nostri insegnamenti. Tutto questo per cercare di prospettare uno scenario molto ampio delle implicazioni dei cambiamenti climatici sui diversi aspetti della nostra società e per chiamare in qualche modo l'attenzione di tante forze diverse che vengono coinvolte in un modo o nell'altro da queste diverse discipline. Nel nostro seminario abbiamo avuto un gran numero di interventi estremamente rilevanti, approfonditi, interessanti e anche allarmanti. Spesso mi sento dire: ma quando sarà il punto di non ritorno? Scusa, forse ti sei perso qualcosa. Il punto di non ritorno l'abbiamo esattamente passato per quanto riguarda la CO2 attorno agli primi anni '80. Il mondo sta andando in una direzione in cui sicuramente l'acqua di cui avremo bisogno sarà sempre di più. It is our human behavior that is the problem. Sono tassi di crescita inquietanti rispetto ai quali, secondo me, riusciremo a fare poco. Non è sufficiente per liberarci del petrolio prima che il riscaldamento globale ci spazzi via. This will have a big effect on flooding of coastal cities, flooding of coastal areas especially where poor people live, and this is the real problem with global warming. La scienza ci ha chiaramente detto in queste giornate che quello che si dice, di cui si parla sovente sui giornali, è perfettamente vero. Il mondo è a una svolta estremamente pericolosa, corriamo il rischio di avere conseguenze intollerabili su tutta l'umanità. È il momento di fare qualcosa, anzi è da tempo il momento di fare qualcosa, ma oggi l'urgenza è diventata assoluta. Questo significa che coloro che devono assumere decisioni in campo economico come in campo politico devono essere coerenti con ciò che viene per certi versi affermato molto spesso. Che cos'è che bisogna fare o cambiare al di là dei dettagli? Il sistema economico e sociale in cui siamo nati e cresciuti fino ad oggi è basato sul principio della crescita materiale illimitata e sul principio della competitività. Entrambi gli aspetti sono materialmente insostenibili per motivi fisici. La crescita illimitata è impossibile e la competitività genera differenze crescenti a danno dei più poveri. Questo significa che dobbiamo essere capaci, con delle scelte politiche ed economiche, a impostare l'economia sul criterio della ciclicità, in maniera tale da avere cicli delimitati e chiusi, e dall'altra parte che al paradigma della competizione dobbiamo essere capaci a sostituire quello della collaborazione e dell'integrazione. Se ne saremo capaci, riusciremo a cavarcela; se non ne saremo capaci, saranno tempi estremamente duri.